Lezione 1. Techie Talk. Buongiorno Anna, ho sentito che stai pensando di acquistare un nuovo computer. Cosa stai pensando di procurarti? Ciao John, in realtà sto cercando di decidere tra un laptop Windows o Mac. Cosa usi? Ho una macchina Windows e funziona bene per me. Per cosa usi principalmente il computer? Principalmente per lavoro, come scrivere documenti e fogli di calcolo. E, naturalmente, un po' di navigazione e intrattenimento. Ok, in tal caso, un laptop Windows potrebbe essere un'ottima opzione. Tendono ad essere più convenienti. Questo è un buon punto. Stavo però considerando anche l'esperienza dell'utente. Come trovi Windows? È abbastanza semplice secondo me. L'interfaccia è facile da navigare una volta che ci si abitua. Mm, e gli orari di apertura? So che i Mac dovrebbero avere un'ottima durata della batteria. È vero, i Mac tendono ad avere una durata della batteria più lunga in media. Tuttavia, dipende davvero dal tuo utilizzo. Interessante. Dovrò valutare un po' di più i pro e i contro. Hai altri pensieri? Bene, un altro fattore da considerare è la compatibilità del software. Assicurati che i programmi di cui hai bisogno funzionino bene sul sistema operativo. Dovrò controllarlo. E cose come lo storage e la potenza di elaborazione? Per la maggior parte delle attività quotidiane, un laptop Windows o Mac dovrebbe avere spazio di archiviazione e velocità sufficienti. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Ok, ci sono molte cose a cui pensare. Grazie per aver condiviso la tua esperienza con me. È davvero utile. Nessun problema, sono felice di offrire il mio punto di vista. Fatemi sapere se avete altre domande mentre decidete. Lo farò, grazie ancora. Sono sicuro che prenderò presto una decisione e mi assicurerò di raccontarti tutto. Suona bene, non vedo l'ora di sapere con cosa finirai. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli. Lezione 2. Movie Night Musings. Ehi Anna, hai già fatto dei piani per il fine settimana? Pomeriggio John, stavo davvero pensando di passare una serata al cinema. Avete qualche consiglio? Oh, una serata al cinema sembra divertente. Fammi pensare. Hai visto l'ultimo film di supereroi di successo? No, non ho ancora avuto modo di vederlo. Cosa ne pensi? È stato abbastanza buono. Le sequenze d'azione sono state davvero ben fatte. Penso che ti piacerà. Fantastico. Allora dovrò aggiungerlo alla mia lista. Quali altri film hai guardato ultimamente? Beh, di recente ho rivisto una delle mie commedie classiche preferite. Mi fa sempre ridere. Oh, quale? Sono sempre alla ricerca di una bella risata. Si chiama Monty Python e il Santo Graal. L'hai visto prima? No, non credo di averlo fatto. È quello con tutti gli stupidi cavalieri e castelli? Sì, è quello giusto. È completamente assurdo, ma così intelligente e divertente.
Ah, sembra proprio adatto a me. Non vedo l'ora di vedere quali altri scherzi faranno. Fidati di me, non rimarrai deluso. Fatemi sapere cosa ne pensate dopo averlo visto. Lo farà. Sono entusiasta di dare un'occhiata. È da un po' che non mi faccio una bella risata. La risata è la migliore medicina, come si suol dire. Sono sicuro che ti divertirai molto. D'accordo. Va bene, sono convinto. Aggiungerò entrambi i film alla mia lista dei film del fine settimana. Sembra un piano. Goditi la serata al cinema e fammi sapere se hai bisogno di altri consigli. Lezione 3. Adottare un nuovo aiutante. Buongiorno Anna, ho sentito che stai pensando di adottare un bambino per dare una mano nella tua fattoria. È vero? Ah, sì, è vero John. Il mio vicino Matthew Cuthbert, che ora ha circa 60 anni, potrebbe aver bisogno di una mano in più. È molto gentile da parte tua. Cosa ti ha fatto decidere di seguire quella strada? Adottare può essere un bel processo. Beh, Matthew va avanti da anni e il lavoro in fattoria sta diventando troppo difficile da gestire da solo. Capisco. Quindi pensavi che un paio di mani in più gli avrebbe facilitato le cose? Esattamente. Ho pensato che coinvolgere un ragazzino per aiutare Matthew fosse la soluzione migliore. Questo ha senso. Hai già avviato il processo di adozione o sei ancora in fase di pianificazione? Sto appena iniziando a indagare. Voglio assicurarmi di trovare la soluzione giusta per le esigenze di Matthew. È molto premuroso. Che tipo di qualità speri che abbia il ragazzo? Idealmente, qualcuno laborioso, affidabile e desideroso di imparare i dettagli della vita in fattoria. Sembrano ottime qualità. Sono sicuro che Matthew apprezzerà l'ulteriore aiuto. Lo spero sicuramente. Ci sono state molte considerazioni, ma penso che potrebbe davvero migliorare la sua qualità di vita. Ammiro la tua disponibilità ad affrontare questa situazione. Adottare può essere una vera responsabilità. Lo è, ma sono pronto per la sfida. Matthew è stato un buon vicino, quindi voglio ripagare. È incredibilmente gentile da parte tua. Sono sicuro che il ragazzo che sceglierai sarà molto fortunato. Grazie, sono entusiasta di iniziare il processo e trovare la soluzione perfetta. Beh, fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti lungo la strada. Sono felice di aiutare come posso. Lezione 4. Ricordare le vacanze estive. Ah, stavo giusto pensando al nostro viaggio al lago Huron quest'estate. Ti sei divertito? Assolutamente. Ho incontrato delle persone meravigliose e il paesaggio era semplicemente mozzafiato. Sono d'accordo, è stata una vacanza così rilassante e rigenerante. Sono un po' triste che sia dovuto finire. Anch'io. I giorni passavano troppo velocemente. Vorrei che avessimo potuto rimanere più a lungo. Lo stesso qui. C'era una parte preferita del viaggio? Questa è dura.
Mi è piaciuto molto passeggiare per i piccoli negozi locali e provare tutto il cibo delizioso. Oh sì, il pesce fresco e i prodotti erano incredibili. Ho ancora voglia di quella torta ai mirtilli fatta in casa. Oh santo cielo! Anch'io. E il piccolo caffè con il patio in riva al lago era pura felicità. Sicuramente. Sorseggiare tè freddo mentre si guardano le barche che passano non c'è niente di meglio. Esattamente. Mi sono sentito così sereno e contento per tutto il tempo che siamo stati lì. Esattamente i miei pensieri. Era l'antidoto perfetto allo stress della vita quotidiana. Assolutamente. Me ne sono andato sentendomi così riposato e pronto ad affrontare le cose a casa. Lo stesso qui. Sto già cercando di capire quando possiamo pianificare il nostro prossimo viaggio al lago Huron. Oh, mi piace come suona. Cominciamo presto a cercare le date. Non vedo l'ora di tornarci. Nemmeno io. Ci darà qualcosa da aspettarci nei mesi più freddi a venire. Lezione 5. Un semplice incontro. Ehi Anna, sei libera questo fine settimana? Alcuni di noi si riuniranno per un incontro informale. Oh, sembra adorabile. Cosa avevi in mente? Solo una piccola riunione con alcuni amici intimi. Niente di troppo elegante, ma sarà bello ritrovarsi. Questo è perfetto. Mi piacerebbe partecipare al divertimento. A che ora pensavi? Puntavamo al tardo pomeriggio, verso le 4. Funziona per i tuoi impegni? Assolutamente. Mi assicurerò di cancellare la mia agenda. Cosa devo portare? Antipasti? Bevande? Solo il tuo adorabile io è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ma se ti senti ispirato, dei finger food sarebbero ottimi. Hai capito. Preparerò qualche bocconcino gustoso. Eventuali preferenze o esigenze dietetiche che dovrai tenere a mente. Niente di troppo specifico. Forse prova a includere un mix di opzioni dolci e salate. Suona bene. Sto pensando a delle bruschette, magari a un tagliere di formaggi e magari a un dolce leggero. Oh, sembra tutto delizioso. Non vedo l'ora di provare le tue creazioni. Meraviglioso. Sarò sicuro di venire pronto a godermi la buona compagnia e il buon cibo. Perfetto, passerò i dettagli al resto della banda. Sarà molto divertente. Sono completamente d'accordo. Sarà un bel modo per trascorrere un rilassante pomeriggio di fine settimana. Assolutamente. Non vedo davvero l'ora. Ci vediamo allora. Lezione 6. Le gioie dello shopping online. Ehi Anna, hai mai provato a fare acquisti online prima? Perché sì, l'ho fatto. È così comodo fare acquisti comodamente da casa mia. Sono d'accordo. La selezione è incredibile e puoi trovare oggetti così unici. Assolutamente. Adoro poter sfogliare infinite opzioni senza sentirmi affrettato.
Esattamente. E le recensioni sono molto utili per prendere decisioni di acquisto informate. Questo è un ottimo punto. Il feedback degli utenti elimina davvero le congetture. Sicuramente. Hai fatto delle scoperte particolarmente interessanti tramite lo shopping online? Oh, tonnellate. Proprio l'altro giorno mi sono imbattuto in un paio di orecchini adorabili. Oh, dimmelo. Cosa li rendeva così speciali? Sono stati realizzati a mano da un artista locale e avevano questo bellissimo e intricato design. Sembra adorabile. Dovrò tenere d'occhio i pezzi artigianali unici del genere. Dovresti. È un ottimo modo per scoprire oggetti unici nel loro genere. Capisco il fascino. Inoltre, il fattore convenienza è imbattibile. Assolutamente. Non dovrai più correre al centro commerciale o avere a che fare con la folla. Esattamente. Lo shopping online è davvero un punto di svolta. Hai trovato altri vantaggi? Sì, la facilità dei resi è un grande vantaggio e la possibilità di effettuare acquisti comparativi è molto utile. Buon punto. È bello avere la flessibilità e la capacità di trovare le migliori offerte. Sicuramente. Sono affascinato dalla comodità e dalla varietà dello shopping online. Anch'io. È diventato il mio punto di riferimento per tutto, dall'abbigliamento agli articoli per la casa. Lezione 7. Il potere della produttività. Ehi Anna, come fai a rimanere aggiornato sui tuoi impegni? Bene, ho scoperto che fissare un programma rigoroso è un approccio davvero intelligente. Sono completamente d'accordo. Avere una routine strutturata fa la differenza. Sicuramente. Mi aiuta a rimanere concentrato e ad assicurarmi di sfruttare al massimo il mio tempo. È così vero. Hai qualche consiglio per creare un programma efficace? Assolutamente. Mi piace iniziare identificando le mie priorità principali e le attività sensibili al fattore tempo. È un ottimo primo passo. Concentrarsi sull'essenziale è fondamentale. Esattamente. Quindi blocco il tempo per quegli elementi importanti del mio calendario. Mossa intelligente. La prenotazione di slot dedicati evita che vengano trascurati. Esattamente. E mi assicuro di inserire un po' di tempo tra le attività. Buon punto. I cuscini aiutano a tenere conto di ritardi o transizioni imprevisti. Totalmente. Aiuta anche a raggruppare attività simili per aumentare l'efficienza. Adoro quell'idea. Raggruppare le cose da fare correlate consente di risparmiare molto tempo e fatica. Sicuramente. E non dimenticate di programmare le pause. È fondamentale per mantenere la concentrazione. Assolutamente. Respirare regolarmente aiuta a ricaricarsi ed evitare il burnout. Sicuramente. Hai altre strategie che hanno funzionato bene per te? Beh, ho scoperto che rivedere il mio programma la sera prima è molto utile.
Oh, è un ottimo consiglio. Iniziare la giornata in vantaggio fa una grande differenza. Esattamente. E cerco di limitare il più possibile le distrazioni durante i miei blocchi di lavoro. Lezione 8. Esplorando le meraviglie della natura. Assolutamente. Avete esaminato qualche particolare meraviglia naturale ultimamente? Ho sentito che è incredibile. Ci sono così tanti luoghi affascinanti da esplorare. Sicuramente. La natura non finisce mai di stupirmi con la sua pura bellezza e complessità. Non potrei essere più d'accordo. Qual è una meraviglia naturale che è stata nella tua lista dei desideri? Oh, è una scelta difficile. Ho sempre voluto vedere l'aurora boreale di persona. L'aurora boreale. Deve essere uno spettacolo assolutamente mozzafiato. Posso solo immaginarlo. Il modo in cui i colori danzano nel cielo sembra affascinante. Scommetto che sarebbe un'esperienza indimenticabile. Hai cercato i posti migliori per vederli? Da quello che ho letto, l'Islanda e la Norvegia dovrebbero essere alcune delle migliori destinazioni. Ah sì, quei paesi nordici sono famosi per i loro incredibili spettacoli dell'aurora boreale. Esattamente. Mi piacerebbe programmare un viaggio lì un giorno e assistere in prima persona a quella meraviglia naturale. Sarebbe fantastico. Un'altra meraviglia naturale che mi affascina è la Grande Barriera Corallina. Ah sì, il mondo sottomarino della Grande Barriera Corallina è davvero impressionante. Assolutamente. Ho sentito che i vivaci coralli e la variegata vita marina sono semplicemente incredibili. Sicuramente. Fare snorkeling o immersioni deve essere un'esperienza senza precedenti. Posso solo immaginarlo. Hai mai avuto la possibilità di esplorare qualche ecosistema di barriera corallina? Non ancora, ma è sicuramente sulla mia lista. Mi piacerebbe vedere di persona l'incredibile biodiversità. Sono sicuro che sarebbe un'esperienza illuminante. Gli oceani racchiudono così tanti misteri. Concordato. C'è ancora tanto da scoprire nel mondo naturale che ci circonda. Lezione 9. Le meraviglie dello shopping online. Mattina. Avete ordinato qualcosa online ultimamente? You know, I actually just made a purchase online yesterday. It was so convenient. È fantastico. Cosa hai ottenuto alla fine? Ho comprato un nuovo paio di scarpe da trekking. Il negozio online aveva un'interfaccia davvero intuitiva. Ah, bello. Avevo intenzione di procurarmi dell'attrezzatura nuova per le mie avventure all'aperto. La selezione è stata impressionante e il processo di pagamento è stato un gioco da ragazzi. È bello sentirlo. Apprezzo sempre quando lo shopping online è semplice. Sicuramente. Inoltre, la spedizione è stata velocissima. Ho ricevuto gli stivali in un paio di giorni. Wow, è un tempo di consegna impressionante. Lo shopping online ha davvero fatto molta strada. Assolutamente. La praticità e l'efficienza sono imbattibili in questi giorni.
Sono d'accordo. Di solito usufruisci di sconti o promozioni online? Sì, in realtà. Controllo sempre i codici promozionali o le vendite prima di effettuare un acquisto. Mossa intelligente. Questo può davvero aiutare a risparmiare denaro su quegli ordini online. Esattamente. E molti siti offrono anche la spedizione gratuita se si soddisfa un determinato ordine minimo. Questo è un grande vantaggio. Ogni piccolo risparmio aiuta quando fai acquisti online. Sicuramente. E il servizio clienti di solito è abbastanza reattivo in caso di problemi. Questo è un buon punto. È bello sapere di avere quel supporto se qualcosa va storto. Totalmente. Trovo che l'esperienza di acquisto online sia molto più fluida in questi giorni. Sono felice di sentirlo. Dovrò provarlo presto io stesso per alcune delle mie esigenze di acquisto. Lezione 10. Un rinfrescante inizio di giornata. Mattina. Sembra che tu abbia gli occhi brillanti e la coda folta oggi. Ci puoi scommettere. Ho dormito benissimo. Che ne dici di te? Non posso lamentarmi. Mi sento ben riposato e pronto per affrontare la giornata. Meraviglioso. Non c'è niente di meglio di una buona notte di sonno. Assolutamente. Fa la differenza nel modo in cui affronti la giornata. Sicuramente. Trovo che quando sono ben riposato, sono più produttivo e pieno di energia. Lo stesso qui. Riesco a concentrarmi meglio e a rimanere in cima alla mia lista di cose da fare. Esattamente. E ti mette di buon umore, non credi? Sicuramente. Di solito sono più allegro e paziente quando ho dormito bene. Esattamente. È incredibile quanta differenza possa fare. Di sicuro. Di questi tempi cerco di dare la priorità al sonno a sufficienza. Questo è un ottimo approccio. È così importante per la nostra salute e il nostro benessere generale. Non potrei essere più d'accordo. A volte si è tentati di risparmiare sul sonno, ma è sempre controproducente. Sicuramente. Gli effetti a lungo termine della privazione del sonno possono essere piuttosto significativi. Esattamente. Trovo che una buona notte di sonno mi aiuti a sentirmi più lucida e vigile. Assolutamente. È come un pulsante di ripristino per mente e corpo. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Sono lieto che siamo d'accordo su questo argomento. Anch'io. È bello entrare in contatto con qualcuno che apprezza l'importanza del sonno. Sicuramente. È un aspetto sottovalutato di uno stile di vita sano. Lezione 11. Scegliere il latte giusto. Ehi Anna, stavo pensando che dovremmo passare al latte scremato. Oh, davvero? Anch'io sono un amante del latte intero. Cosa ti ha spinto a cambiare? Beh, ho sentito che il latte scremato è un po' più salutare, non credi? Mm, suppongo sia vero. Ma adoro la cremosità del latte intero. del latte intero. Ma adoro la cremosità del latte intero.
Capisco, ma la pelle scremata ha meno calorie e meno grassi. Potrebbe essere meglio per noi. Mm, hai fatto una giusta osservazione. Sono disposto a provare Skim, se lo sei. Mi sembra una buona idea. Possiamo provarci e vedere se notiamo una differenza. Va bene, facciamolo. Mi fido del tuo giudizio su questo. Ottimo. Penso che ci sentiremo entrambi un po' più leggeri, eppure sentiremo comunque quel sapore di latte. Esattamente. Vale la pena provare, come minimo. Devi mantenere una mente aperta, giusto? Assolutamente. Sono sicuro che ci adatteremo al latte scremato in pochissimo tempo. Di sicuro. E se davvero ci manca il latte intero, possiamo sempre tornare indietro. Buon punto. Non è che ci impegniamo a mantenere il latte scremato per sempre. Esattamente. Un po' di sperimentazione non ha mai fatto male a nessuno. Questo è vero, a volte uscire dalla propria zona di comfort ripaga. Sicuramente. Sono entusiasta di vedere come funziona il latte scremato per noi. Anch'io. Ho una buona sensazione riguardo a questo cambiamento. Fantastico. Bene allora, buon divertimento a provare cose nuove. Saluti davvero. Ecco una scelta di latte più salutare. Lezione 12. Mantenere le nostre macchine in perfetta forma. Buongiorno Anna, volevo parlare con te dei nostri elettrodomestici. Oh, cosa ti passa per la testa? Bene, ho letto su come mantenere al meglio la nostra lavatrice e lavastoviglie. Capisco. Cosa hai imparato? Sarei curioso di sentire i tuoi pensieri. A quanto pare, dovremmo evitare di sovraccaricare le macchine ed evitare prodotti chimici aggressivi come la candeggina. Interessante. Non sapevo che la candeggina potesse essere dannosa per gli elettrodomestici. Sì, può effettivamente usurare i componenti interni nel tempo. È meglio attenersi a detergenti più delicati. Buono a sapersi, e stai dicendo che non dovremmo nemmeno sovraccaricarli? Esattamente. Troppa quantità può mettere a dura prova motori e meccanismi. Ha senso. Non vogliamo certo rischiare di danneggiare i nostri costosi elettrodomestici. Assolutamente. Una cura e una manutenzione adeguate sono fondamentali per farli funzionare senza intoppi per anni. Sicuramente. Quindi a cos'altro dovremmo prestare attenzione quando si tratta delle nostre macchine? Bene, leggere i manuali utente è sempre una buona idea. Di solito hanno ottimi consigli. Oh sì, scommetto che quei manuali sono pieni di informazioni preziose che abbiamo trascurato. Di sicuro. E la pulizia e la decalcificazione regolari sono importanti, soprattutto per la lavastoviglie. Buon punto. Dovrò cercare i modi migliori per pulire e decalcificare quelle macchine. Sembra un piano. Adottare questi semplici accorgimenti contribuirà davvero a prolungarne la durata. Sono contenta che tu ne abbia parlato. La manutenzione dei nostri elettrodomestici è molto importante. Assolutamente.
È un modo semplice per ottenere il massimo dal nostro investimento in essi. Lezione 13. Pianificazione dell'avventura all'aperto. Bene Anna, sei pronta per iniziare a pianificare il nostro viaggio in campeggio? Ci puoi scommettere. Sono così emozionata. Dove pensi che dovremmo andare? Stavo pensando a quel parco statale che abbiamo visitato qualche anno fa. Oh sì, quel posto era bellissimo. I sentieri escursionistici erano fantastici. Totalmente. E i campeggi in riva al lago erano perfetti. Sicuramente. Pensi che dobbiamo prenotarli in anticipo? Bella chiamata. Probabilmente è meglio prenotare un posto il prima possibile. Ok, ci darò un'occhiata. Che mi dici dell'attrezzatura? Dobbiamo portare qualcosa di speciale? Fammi pensare. Beh, delle scarpe da trekking decenti sono un must. Di sicuro. C'è altro da aggiungere alla lista di imballaggio? Sacchi a pelo e una tenda di buona qualità sarebbero una buona idea. Capito. C'è altro? Voglio assicurarmi che siamo completamente preparati. Forse un fornello da campo portatile e delle pentole di base? Punto eccellente. Non voglio rimanere bloccato a mangiare cibi freddi tutto il tempo. Esattamente. Oh, e non dimenticate lo spray contro gli insetti e la crema solare. Bene, non posso dimenticare gli elementi essenziali. C'è altro che stiamo dimenticando? Penso che copra le basi. Finché abbiamo tutto questo, dovremmo essere pronti per partire. Suona bene. Inizierò a compilare la lista e a mettere insieme tutto. Fantastico. Sarà un viaggio così divertente. Non vedo l'ora. Lezione 14. Acquisto di abbigliamento. Ehi Anna, devo fare acquisti di vestiti questo fine settimana. Oh bello. Cosa stai cercando di ottenere? Beh, sono alla ricerca di un nuovo paio di jeans. Ottima idea. Dove pensi di andare? Avevo intenzione di dare un'occhiata a quel nuovo negozio di abbigliamento in centro. Oh, ho sentito parlare bene di quel posto. Hanno una vasta selezione? Sì, da quello che ho visto online, hanno tantissimi stili e taglie. Fantastico. È importante quando stai cercando di trovare la soluzione perfetta. Sicuramente. Lì ci sono jeans di diversi colori? Credo di sì. Penso che abbiano il blues e il nero standard. Forse questa volta sceglierò un lavaggio leggero o grigio. Oh, sarebbero entrambi molto belli. Un bel cambiamento rispetto al solito. Esattamente, è ora di cambiarlo un po', capisci? Di sicuro. È sempre bello provare cose nuove con il proprio guardaroba. Totalmente. Forse comprerò anche una o due camicie nuove mentre sono lì. Bella chiamata. Non ci sono mai troppi capi versatili nel tuo armadio. Assolutamente. Penso magari a una polo abbottonata o a una bella polo.
Sarebbero ottime opzioni. Facilissimo da indossare o abbigliare. Esattamente. Va bene, ora mi viene voglia di fare la spesa. Lezione 15. Offrire assistenza. Ehi Anna, ho sentito che stai lavorando a quel grande progetto. Sì, mi sta tenendo molto occupato ultimamente. Posso immaginarlo. Posso fare qualcosa per aiutarti? È così gentile da parte tua a offrirmi, ma penso di avere tutto sotto controllo per ora. Beh, non esitate a farmi sapere se questo cambia. Sarei felice di dare una mano. Lo apprezzo. È bello sapere di avere il tuo sostegno. Certo, è a questo che servono gli amici. Basta dire una parola. Ti terrò sicuramente a mente se avrò bisogno di ulteriore assistenza. Fantastico. So quanto possano essere stressanti i grandi progetti, quindi sono qui se hai bisogno di me. Significa molto. Cercherò di non sovraccaricarmi, questo è sicuro. Sì, assicurati di fare delle pause e di non esaurirti. Un buon consiglio. Farò del mio meglio per mantenere il ritmo. Sembra un piano. Fammi sapere se posso fare qualcosa, anche solo prenderti un caffè. Sei il migliore. Terrò a mente quell'offerta di caffè. Ah, hai capito. Sono qui se hai bisogno di me, seriamente. Sono grata di avere un amico così premuroso. Mi assicurerò che te ne occupi. In qualsiasi momento. Sono felice di aiutare come posso. Lezione 16. Eventi degni di nota. Mattina. Hai ricevuto le notizie su quel grande evento? No, non ho ancora avuto modo di controllare le notizie. Cosa è successo? A quanto pare c'è stato un incendio nel vecchio edificio della Borsa dei Mercanti in centro. Oh no, è terribile. Qualcuno si è fatto male? Per fortuna no, ma l'edificio ha subito danni significativi. È un peccato, è una parte così storica della città. Sì, i rapporti dicono che l'incendio è iniziato nel seminterrato e si è propagato rapidamente. Mi chiedo cosa l'abbia causato. Sanno se è stato un incidente o altro? Stanno ancora indagando, ma i primi rapporti suggeriscono che potrebbe essere stato un incendio doloso. Incendio doloso? Questo è davvero preoccupante. Spero che catturino il responsabile. Anch'io. La polizia sta setacciando le rovine alla ricerca di indizi. Non posso credere che stia succedendo. Quell'edificio è lì da secoli. Lo so, è davvero triste vederlo così in cattive condizioni ora. Hanno intenzione di ricostruirlo o ripristinarlo. Da quello che ho sentito, la città è impegnata a preservare la struttura storica. Almeno questa è una buona notizia. Sarebbe un peccato perdere un monumento così importante. Sicuramente. Speriamo che riescano a ripararlo e a riportarlo al suo antico splendore.
Dovrò seguire gli aggiornamenti in merito. È una storia così intrigante. Di sicuro. Fammi sapere se ne senti altro, ok? Lezione 17. Problemi legati alla stagione fiscale. Ehi Anna, hai già depositato le tasse? No, non ancora. L'ho rimandato, ad essere onesti. Uffa, anche io. La stagione delle tasse è una vera sofferenza. Lo so, è il periodo peggiore dell'anno. Hai iniziato a raccogliere tutti i tuoi documenti? Non proprio, sto ancora cercando di trovare alcuni dei miei documenti. Anche qui, è una vera seccatura cercare di trovare tutto. E poi capire tutte le detrazioni e i crediti è un altro grattacapo. Sicuramente, il codice fiscale è così complicato di questi tempi. Me ne parli. Ho sempre paura di perdermi qualcosa. Anch'io. Ecco perché di solito finisco per farmi fare da un contabile. Sì, forse dovrei occuparmene quest'anno. Ne hai una buona da consigliare? In realtà sì. Mio cugino lavora per un'azienda molto rispettabile. Oh, è fantastico. Mi piacerebbe avere le informazioni di contatto, se non ti dispiace. Certo, posso inviarlo. Vale la pena pagare per stare tranquilli. Sicuramente. Le tasse sono già abbastanza stressanti senza doversi preoccupare di rovinarle. Assolutamente. Inoltre, spesso possono trovare detrazioni che potresti aver perso da solo. Buon punto. Bene, contatterò lo studio di tuo cugino. Grazie per la raccomandazione. Felice di aiutarti. Fatemi sapere se avete altre domande fiscali. Lo farà. Ho la sensazione che farò molto affidamento su di te in questa stagione. Lezione 18. Guai del guardaroba. Buongiorno Anna, ho una piccola emergenza legata alla moda. Oh no, cosa c'è che non va? Hai rovesciato qualcosa sulla tua camicia preferita? No, non è quello. Ho un grande evento questo fine settimana e ho bisogno di un abito nuovo. Ah, capisco. Avete controllato qualcuno dei negozi di abbigliamento locali? Sì, ma la loro selezione è così limitata. Speravo di trovare qualcosa di più carino. Beh, ci sono delle ottime sartorie in centro che potrebbero esserti d'aiuto. Davvero? Pensi che potrebbero fare qualcosa in tempo? Sicuramente. Molti di loro offrono servizi urgenti se ne hai bisogno prima. Questo è buono a sapersi. Ero preoccupato di dovermi accontentare di qualcosa di scadente. Niente affatto. I sarti qui sono fantastici. Possono preparare un abito personalizzato in pochissimo tempo. Uff, è un sollievo. Hai qualche consiglio su dove andare? Assolutamente sì. C'è questo posto chiamato Stitch e Sue che ho usato prima. Stitch e Seiyu, capito. Dovrò controllarli oggi.
Sono sicuro che possono prendersi cura di te. Fai sapere loro che ne hai bisogno il prima possibile. Lo farà. Speriamo che riescano a fare la loro magia prima di questo fine settimana. Sono sicuro che possono. Incrociamo le dita per trovare l'abito perfetto. Anch'io. Grazie per la dritta. Sei un salvavita. Lezione 19. Problemi di viaggio. Mi scusi, sa se c'è un banco per il check-in veloce in aeroporto? Mm, credo che ci sia. Credo si trovi vicino all'area delle partenze internazionali. Ottimo, sai a quale numero di porta è più vicino? Fammi pensare. Credo sia vicino al gate 12 nella sezione partenze internazionali. Ah, perfetto, è esattamente dove devo essere. Grazie per le informazioni. Nessun problema. Volerai presto fuori dal paese? Sì, ho un importante viaggio d'affari all'estero questo fine settimana. Capisco. Beh, il check-in veloce dovrebbe davvero aiutarvi a velocizzare le cose. Lo spero davvero. Mi sento già un po' stressato all'idea di arrivare in aeroporto in orario. Capisco. I viaggi aerei possono essere piuttosto frenetici in questi giorni. Ma la corsia preferenziale dovrebbe agevolare le cose. È rassicurante sentirlo. Ero preoccupata di dover aspettare in quelle lunghe file. Sicuramente, il servizio espresso è progettato per i viaggiatori in tempi ristretti. Buono a sapersi, mi assicurerò di andare direttamente lì quando arrivo in aeroporto. Sembra un piano. Ti auguro un viaggio tranquillo e senza stress. Anch'io, grazie ancora per il suggerimento. È molto apprezzato. Certo, felice di aiutarti. Ti auguro buona fortuna per i tuoi viaggi. Mi prenderò tutta la fortuna possibile. Ci vediamo dopo. Lezione 20. Treni e viaggi. Ehi Anna, stavo pensando di fare un viaggio in treno a lunga distanza. Oh, sembra eccitante. Dove stai pensando di viaggiare? Beh, mi piacerebbe andare in un posto molto lontano, magari anche attraversare il paese. Wow, un viaggio in treno attraverso il paese. Deve essere una vera avventura. Sì, ho sempre voluto ammirare i paesaggi e le attrazioni lungo la strada. Scommetto che i panorami sarebbero incredibili. Viaggiare in treno può essere molto più rilassante. Esattamente, non c'è bisogno di preoccuparsi del traffico o dei problemi aeroportuali. Basta sedersi e divertirsi. Assolutamente. E puoi davvero prenderti il tuo tempo e fare delle soste lungo il percorso. Questo è un ottimo punto. Potrei pianificare alcune soste ed escursioni interessanti. Sicuramente. Il treno ti darebbe molta più flessibilità rispetto al volo. Mi stai davvero convincendo di questa idea. Ne sto diventando sempre più entusiasta. Sono contenta. Viaggiare in treno può essere un'esperienza unica e memorabile. Penso che tu mi abbia convinto.
Inizierò a esaminare le tratte ferroviarie che attraversano il paese. Meraviglioso! Sono sicuro che troverai un itinerario perfetto per te. Grazie. Grazie per aver dedicato del tempo a parlarne con me. Certo, in qualsiasi momento. Ti auguro un fantastico viaggio in treno. Anch'io. Sarà un'avventura che non dimenticherò mai. Lezione 21. Uguaglianza e guerra civile. Un saluto. Avete seguito le discussioni sull'uguaglianza e la guerra civile? Sì, è un argomento molto importante e complesso. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Bene, credo che il principio secondo cui tutti gli uomini sono creati uguali sia fondamentale. Sono d'accordo, è un valore fondamentale per cui vale la pena lottare. Ma come possiamo ottenerlo? Questa è la sfida. L'attuale guerra civile è una lotta per difendere questi ideali. È preoccupante vedere nascere tali divisioni, anche se la causa è nobile. Assolutamente. Dobbiamo trovare un modo per colmare le lacune e unire il paese. Più facile a dirsi che a farsi, date le differenze e le tensioni profondamente radicate. Vero, ma credo che se ci concentriamo sulla nostra umanità condivisa, possiamo superare questo problema. Questa è una prospettiva saggia. Non dobbiamo perdere di vista le nostre speranze e i nostri sogni comuni. Esattamente. Siamo tutti coinvolti e il futuro della nazione è in gioco. Hai ragione, dobbiamo superare il conflitto e lavorare per la riconciliazione. Spero che con un dialogo aperto e uno spirito di compromesso, possiamo arrivarci. Condivido questa speranza. Non sarà facile, ma l'alternativa è impensabile. Infatti. Lo dobbiamo a noi stessi e alle generazioni future lottare per l'uguaglianza. Ben detto. Sono lieto che abbiamo potuto avere questa discussione approfondita. Anch'io. Sono tempi difficili, ma credo che ci attendono giorni migliori. Lezione 22. La pizza attraverso le culture. Ehi Anna, hai sentito che la pizza in Italia è molto diversa da quella che mangiamo in Canada? Davvero? Non l'ho mai saputo. In che modo? Apparentemente, gli ingredienti e i metodi di preparazione sono molto diversi. Questo è affascinante. Quali sono le principali differenze? Beh, la pizza italiana utilizza ingredienti più freschi e di qualità superiore, per esempio. Ah, quindi è più autentico e più vicino alla ricetta originale? Esattamente. La crosta è anche più sottile e i condimenti sono più minimalisti. Capisco. Quindi è una versione più raffinata e tradizionale del piatto classico. Assolutamente. Sono davvero orgogliosi della loro tradizione di pizzaioli in Italia. Mi piacerebbe provare un'autentica pizza italiana un giorno e provare la differenza. Anch'io. Scommetto che i sapori sono molto più vivaci ed equilibrati. Posso immaginarlo.
La versione canadese deve sembrare un po' pesante e americanizzata al confronto. Senza dubbio gli italiani hanno perfezionato l'arte della preparazione della pizza nel corso dei secoli. È incredibile come la cucina possa variare così tanto tra culture e regioni diverse. Sicuramente. Il cibo è parte integrante dell'identità e del patrimonio culturale. Hai ragione, sono curioso di saperne di più sulle tradizioni uniche della pizza in Italia. Lo stesso qui. È sempre divertente esplorare la diversità delle esperienze culinarie globali.